Weila! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di una gara incredibile e del campionato di cui fa parte. Stiamo parlando della 24 ore di Le Mans e del WEC. Un campionato costituito da gare endurance, ovvero di resistenza, dove piloti e vetture vengono messi alla prova dovendo tenere ritmi di gara altissimi per diverse ore di fila. La 24 ore di Le Mans si disputa nei pressi dell'omonima città sul circuito di La Sarthe in Francia e viene organizzata dall'Automobile Club de West. Spero si pronunci così. Il tracciato, veloce e molto tecnico, è caratterizzato da tantissime diverse tipologie di curve. È lungo 13,626 km e una particolarità importante è che oltre ad utilizzare una parte del circuito Bugatti, il circuito comprende anche delle strade normalmente aperte alla circolazione pubblica. Le vetture a fine gara avranno percorso più di 5.200 km, nel 2022 furono 5.233. Le hypercar sono in grado di percorrere un giro del tracciato in circa 3 minuti e 20 e rotti secondi, 22, 23, 24. Il percorso ha subito delle variazioni nel corso degli anni, come quando nel 1990 sono state aggiunte le due chicane nel lunghissimo rettilineo per rallentare le velocità, visto che nel 1988 una VMP 88 aveva raggiunto i 400 km/h. Per raggiungere queste velocità chiaramente era necessario lesinare sul carico aerodinamico ai tempi, cosa che rendeva queste vetture veramente troppo pericolose. Veniamo ora a una parte sicuramente molto interessante, categorie e regolamento. Le categorie che hanno preso parte alla competizione sono state diverse. Negli ultimi anni in cui Ferrari aveva delle vetture nella classe principale, ovvero 50 anni fa, quest'ultima si chiamava Sport Prototipi. Ad oggi invece le classi partecipanti sono rimaste solo 3, mentre precedentemente ci sono state annate con più classi. Ma andiamo a vedere quali sono queste categorie. La prima è la GTE AM con segnaclasse arancione. Sono vetture derivanti da versioni stradali, non possono superare i 500 cavalli e non devono pesare meno di 1245 kg. Queste vetture sono sprovviste per regolamento di ABS, quindi immaginatevi quanto devono essere difficili le staccate con queste auto, e questa tra l'altro è la cosa che le rende diverse dalle vetture GT3. Le GTE con motore aspirato possono avere al massimo una cilindrata di 5,5 litri, mentre per i turbo la cilindrata massima è di 4 litri. Passiamo ora alla LMP2 con segnaclasse blu. Si tratta di prototipi tutti uguali dal peso di 950 kg che condividono motore e telaio. I telai sono prodotti da Oreca, mentre i motori sono dei Gibson da 4,2 litri di cilindrata. Nell'era precedente le vetture della classe principale si chiamavano LMP1, Le Mans Prototype 1. La seconda classe è rimasta invariata, faccia eccezione per un depotenziamento da 560 a 536 cavalli per aumentare il divario con le hypercar, favorendo così i sorpassi delle vetture di categoria superiore. Proprio per questo la classe conserva il nome di LMP2. Siamo arrivati ora alla classe regina, le hypercar, che hanno il segnaclasse rosso e sono vetture che appartengono a due categorie differenti, LMH e LMDH. Le LMH, come la Ferrari 499P, sono vetture che volendo possono disporre di un powertrain ibrido che può erogare fino a 200 kW e con trazione integrale. Possono anche avere solo il classico motore termico e la sola trazione posteriore. Inoltre sono concepite e prodotte totalmente dal costruttore. Invece le LMDH sono vetture che possono competere anche nel campionato americano IMSA. Queste vetture possono disporre di uno dei 4 telai omologati per la serie americana. Possono essere solo ibride con un motore elettrico che genera 50 kW e i costruttori possono sviluppare autonomamente solo il motore termico. Le vetture di entrambe le categorie devono avere un peso minimo di 1030 kg e una potenza massima comprensiva tra termico ed elettrico, se presente, di 687 cavalli. Inoltre hanno dei valori minimi di carico e resistenza aerodinamica a cui sottostare.
Parliamo ora del Balance of Performance, BOP. Ho notato che questo argomento ha creato un po' di confusione in quanto molti non hanno capito esattamente come funziona. Il BOP non riguarda le vetture LMP2 in quanto sono tutte identiche, mentre per le altre due categorie è utile per livellare le prestazioni tra le varie auto della stessa categoria, andando a porre dei limiti sul peso minimo, la curva di erogazione del motore e, per le hypercar, nella soglia di attivazione dell'ibrido e nell'energia a disposizione per ogni stint. Quindi, tra una sosta ai box e l'altra, i team avranno a disposizione una quantità di energia leggermente diversa tra di loro e quindi dovranno anche fermarsi prima per ritornare ad avere il 100% dell'energia disponibile. Quando vedete nella tacchetta laterale la percentuale scendere e avvicinarsi allo zero, vuol dire che quell'auto a breve dovrà fermarsi per effettuare il pit stop. Il BOP può essere modificato dalla direzione di gara anche tra una sessione e l'altra. Questo sistema non va a cambiare le possibilità di vittoria tra un team e l'altro, va solo a fare in modo di, durante la gara, ravvicinare tra di loro le auto dei diversi team a livello tecnico, quindi fa in modo che ci sia più battaglia all'interno delle singole categorie. In tutti i casi però non va a cambiare il possibile esito della gara, in quanto nelle endurance non basterebbe un sistema simile per andare a penalizzare un'auto che altrimenti sarebbe vincente. Inoltre, per la categoria GTE AM viene utilizzato anche il Success Ballast, una zavorra che viene imposta in base alla posizione in campionato e ai risultati delle gare precedenti. Parliamo ora delle qualifiche e bisogna dire che funzionano in maniera diversa nelle altre gare del WEC rispetto alla 24 ore di Le Mans. A Le Mans il mercoledì si corrono le qualifiche utili a determinare i migliori 8 equipaggiamenti delle tre classi di vetture e le posizioni di tutti gli altri equipaggi per la gara. Nella giornata successiva si correrà la Hyperpole, una qualifica a cui prenderanno parte solo i migliori 8 equipaggi, andando così a decidere le prime 8 posizioni in gara di ogni classe. Nelle altre gare di campionato invece il formato delle qualifiche è in una singola sessione per ogni classe, della durata di 20 minuti. Discorso punteggi. I punteggi di base sono distribuiti come nella Formula 1, partendo dai 25 punti del primo classificato di ogni categoria fino al singolo punto per il decimo. Vengono moltiplicati per 1,5 nelle gare più lunghe di 8 ore e raddoppiati solo durante la 24 ore di Le Mans. Però per ogni pilota che riesce a concludere la gara oltre il decimo posto viene comunque assegnato mezzo punto. Nel WEC, quando un'auto si ferma per effettuare il pit stop, i meccanici non possono rifornire l'auto e nel mentre lavorarci. Quindi, per poter cambiare gli pneumatici o eseguire altri lavori, devono attendere che il rifornimento sia completato. Durante il rifornimento può essere effettuato solo il cambio pilota. Inoltre, le gomme possono essere cambiate e in questo caso non è come la Formula 1 che ogni treno è segnato e quindi le gomme di un treno possono essere accoppiate solo tra loro, ma qui possono essere cambiate anche solo due gomme e addirittura può capitare che cambino solo le gomme da un lato della vettura. Però i meccanici destinati al cambio gomme sono sempre solo 4, che possono lavorare solo su 2 gomme per volta. Parliamo delle categorie dei piloti. Ci sono 4 classificazioni di piloti previste dalla FIA, che si possono notare da delle lettere poste a fianco al nome dei piloti nella entry list. I piloti Platinum sono piloti professionisti con superlicenza o piloti ufficiali di un costruttore. I piloti Gold invece devono aver partecipato a più di 3 campionati di kart o di auto prima di raggiungere i 20 anni di età. Nella categoria Silver trovano invece spazio i piloti con meno di 30 anni, senza esperienza con i kart o con delle monoposto, mentre i piloti Bronze sono quelli ad aver conseguito la licenza dopo i 30 anni, oppure sono piloti che appartenevano alla categoria Silver che hanno superato l'età di 55 anni.
I piloti possono salire di categoria in base ai risultati nel campionato. Per farvi un esempio, chi ottiene un piazzamento a podio a Le Mans ed è almeno un pilota in categoria Silver diventa automaticamente Platinum. I piloti della Hypercar devono essere almeno piloti Silver, anche se in realtà sono tutti piloti Platinum, mentre nella LMP2 ogni equipaggio deve avere almeno un pilota Silver o Bronze che dovrà competere per almeno un'ora, mentre nella GTE per almeno un'ora e 45 minuti in ogni gara da meno di 8 ore. Nelle gare con più di 8 ore i tempi minimi salgono a 1 ora e 40 per la LMP2 e a 2 ore e 20 per la GTE. Inoltre, nelle gare con più di 8 ore, ogni pilota deve guidare per almeno un'ora. Per ogni pilota intendo che tutti i piloti di qualsiasi team, di qualsiasi classe, devono guidare per almeno un'ora ad ogni gara. In caso contrario, l'equipaggio verrebbe squalificato. Questo limite, tra l'altro, sale a 6 ore durante la 24 ore di Le Mans. Ora voglio raccontarvi qualche curiosità e la prima si collega proprio al discorso delle ore di guida. Solo per la 24 ore di Le Mans ci sono dei limiti massimi di guida. In un periodo di 6 ore un pilota non può guidare per più di 4 e nessun pilota può competere per più di 14 ore totali. Pensate però che anni fa queste regole non esistevano, quindi ci fu un pilota di origini italiane, Luigi Chinetti, che alla guida della sua Ferrari 166 mm nel 1949 vinse guidando per 23 ore e mezza su 24. Per la restante mezz'ora guidò il suo compagno di squadra e proprietario della vettura, Peter Mitchell Thompson. Immaginatevi cosa può voler dire guidare 23 ore e mezza con questi ritmi. Partiamo ora dalla partenza. Fino al 1970 esisteva la partenza Le Mans. Le auto erano disposte a sinistra mentre i piloti erano in piedi alla destra del rettilineo principale. Quando veniva dato il via, i piloti dovevano correre verso la propria vettura, indossare le cinture di sicurezza, accendere il motore e partire. Proprio per questa ragione le Porsche avevano il blocchettino di accensione posto alla sinistra del volante, in modo che i piloti potessero ingranare la marcia con la mano destra mentre con la sinistra avviavano il motore. Questo rendeva la procedura più rapida e anche le Porsche di oggi conservano questa particolarità del blocchettino di accensione a sinistra dello sterzo invece che alla destra. Questa è una particolarità interessante ed è soprattutto interessante che nonostante la partenza Le Mans non ci sia più dal 1970, hanno voluto tenere questo aspetto che è veramente interessante a livello storico ed è particolare. A causa di questa tipologia di partenza, gli incidenti che avvenivano nelle prime ore di gara avevano spesso un esito fatale, perché i piloti, per guadagnare tempo, non indossavano le cinture di sicurezza durante la procedura di partenza, guidando per tutto il primo stint sprovvisti di questi dispositivi di sicurezza. Jackie Hicks vincerà l'edizione del 1969, camminando lentamente verso la sua auto per poi indossare correttamente prima di partire le cinture, in modo da dimostrare gli inutili rischi di questa partenza e soprattutto del fatto di non indossare le cinture, cosa che effettivamente non faceva guadagnare chissà quanto tempo. Grazie a questo, dal 1970 in poi, la partenza Le Mans venne abolita in favore di una partenza in stile Indianapolis, ovvero una partenza lanciata con le vetture che a bassa velocità percorrono il rettilineo, aspettando che il semaforo diventi verde per lanciarsi verso la prima curva. Le Mans dà anche spazio a siparietti comici, come nel 2021 quando un meccanico di AF Corse si addormentò nel box e il resto del team, per giocargli uno scherzo, lo legò con delle fascette alla sedia su cui si era addormentato. Però ci sono anche momenti incredibilmente tristi, come quando, sempre nel 2021, la LMP2 del team VRT, guidata da Robert Kubica, si rompe all'ultimo giro, mentre lui era primo di categoria. Una sfortuna veramente atroce che gli sarà stata difficile da mandare giù, nonostante la seconda vettura del team andrà a prendere la vittoria. Un'altra cosa molto interessante da sapere è che a Le Mans vince chi percorre la distanza maggiore. Proprio per questo, come raccontato nel film Le Mans 66, quando la Ford organizzò un arrivo in parata, fece perdere la vittoria al pilota Ken Miles, che fino a quel punto aveva guidato la gara e che aveva aspettato il compagno di squadra per arrivare al traguardo. Immaginatevi la frustrazione.
Ma siccome l'altro equipaggio era partito qualche posizione indietro, al tagliare del traguardo aveva percorso una distanza maggiore, garantendosi la vittoria. Esistono molti film in cui è presente questa competizione. Tra i tanti vi consiglio la visione, oltre che di Le Mans 66, di Adrenalina Blu, che a mio avviso, proprio insieme a Le Mans 66, è uno dei due più grandi capolavori della cinematografia automobilistica. L'edizione del 1955 sarà segnata dall'evento più tragico nella storia del motorsport. Pierre Levegh era all'inseguimento con la sua Mercedes della Jaguar di Mike Hawthorne, che si trovò una Austin Alien che di colpo rallentava per rientrare ai box. Il pilota Lance McLean della Austin cercò di evitare l'impatto, ma scassandosi si mise in linea di collisione con la Mercedes di Pierre. Le due vetture dopo l'impatto finiranno nel pubblico, causando un vero e proprio disastro. Oltre al pilota della Austin, perderanno la vita 83 persone e 120 verranno ferite. Le Mercedes rimanenti verranno ritirate dalla gara, che verrà poi vinta dalla Jaguar di Mike Hawthorne. Mercedes si ritirerà non solo da questa gara, ma da qualsiasi corsa automobilistica fino al 1987. Invece la pista verrà poi rivista per aumentare gli standard di sicurezza in vista della gara dell'anno successivo. Siamo arrivati alla conclusione di questo video e oltre a chiedervi di mettere un like e di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, cosa che mi aiuta veramente un sacco a portare avanti questo mio progetto, volevo chiedervi cosa ne pensate riguardo a questo tipo di competizioni, ma soprattutto, nonostante la lunga durata delle competizioni, io riesco veramente a rimanere incollato allo schermo e a seguirle fino alla fine. Mi porto via magari il tablet o il telefono per poter continuare a seguire le gare anche quando sono fuori casa. Mentre per le ultime gare della Formula 1 mi è capitato diverse volte di addormentarmi. Secondo voi cosa può essere utile, cosa si può cambiare per migliorare la Formula 1? Io do la colpa al consumo degli pneumatici che è troppo repentino soprattutto quando si segue un'altra auto da vicino e inoltre si vanno a mettere alla prova anche le componenti della Power Unit che sono veramente poche e quindi fanno in modo che tutti i team debbano un po' trattenersi per cercare di farle durare il più possibile. Con questo vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Vi invito però a seguirmi anche per i prossimi video. Ciao a tutti!